stanno tutti là, non sono una cosa lontanissima per me 42 anni, perché il tempo non è bruttissimo. Penso alla fine di questa vicenda, no? Quando arriveremo alla verità, quando riusciremo a dare giustizia a Emanuela, mi piacerebbe riappropriarmi di quella serenità che mi è stata tolta anche a me. Mio nonno è entrato in Vaticano nel 1920. Mio padre è nato dentro casa in Vaticano e noi dalla nascita, da quando siamo piccoli, abbiamo sempre vissuto in Vaticano, in questo posto che per noi era bellissimo. Vivevamo nella totale serenità e pensavamo di essere le persone più protette perché vivevamo in questa bolla di vetro. Noi non pensavamo neanche che esistesse il male. C'era un dentro e un fuori. Noi stavamo dentro il Vaticano e poi anche crescendo, attraversando quel cancello, Porta Sant'Anna, andavamo dall'altra parte. È come se fosse proprio, è difficile anche da spiegare, ma è come se fosse stato un mondo a parte quello che c'era di fuori. E io ricordo che lì percepivamo il senso di pericolo. E io ogni volta che poi rientravamo, superavamo quel cancello, era come tirare un sospiro di sollievo perché rientravamo a casa. Già dal cancello della Porta Sant'Anna, dove stanno le guardie svizzere, lì già rientravamo a casa e quindi già ritrovavamo quel senso di serenità e di pace. Io sono sempre stato molto legato a Emanuela. Io sono molto legato a Emanuela. Quando io la prendevo in giro, il fatto che lei studiava musica classica, gli piaceva Baglioni, e diceva tanto io un giorno sarò famosa e andrò su tutti i giornali. Emanuela studiava pianoforte, flauto traverso e canto corale nella scuola Ludovico da Vittoria, che stava a Piazza Santa Molinare a Roma, vicino a Piazza Navona, a piedi un quarto d'ora, 20 minuti da casa. Io nonostante fossi più grande di Emanuela, perché ero più grande di Emanuela, però la rispettavo come persona, per il suo modo di fare, per il suo impegno e ogni tanto le chiedevo di insegnarmi delle cose, no? C'erano due pezzi particolari che mi piacciono tantissimo che faceva Emanuela. Uno era il notturno di Chopin e uno la danza ungherese, che era complicatissima, non sarei mai riuscito a farla. E niente, io gli chiedo sempre di insegnarmi questo notturno, questa parte, perché mi piaceva proprio come suono, come lo suonava lei. E quella è una cosa che mi è rimasta perché non è mai riuscita ad insegnarmelo tutto, un po' per colpa mia perché andavo molto lentamente, ma perché poi è successo quello che è successo. L'hanno rapita, quindi si è fermato tutto lì a metà. E io negli anni devo dire che ci ho provato ogni tanto ci provo, mi metto lì, però non vado mai oltre quello che avevo imparato in quel momento. E quindi, sai, uno pensa sempre nell'immaginazione che un giorno dovesse tornare Emanuela, riprenderemo da quella pagina di spartito.
stanno tutti là, non sono una cosa lontanissima, per me 42 anni, cioè io veramente il tempo lo vedo, non lo vedo col passato dietro alle mie spalle, lontano, il presente e poi il futuro. È io lo rappresento sempre come un gomitolo di lana, che sta tutto quanto là dentro, sta tutto là insieme. Quindi io non riesco mai a allontanarmi dal 1983. Io il 1983 lo vedo come il 2025. Non riesco a fare quella differenza. Alla camera di Emanuela, a casa di mia madre, uno pensa sempre, una persona che manca lasci quell'angolo per ricordo. No, è rimasta così, ma non per qualche motivo, perché è stato un fatto naturale che rimanesse così. Il 22 giugno sì, è accaduta una cosa particolare e quella giornata è durata un secondo in più, che si chiama secondo intercalare, è una questione scientifica che ogni 8 anni c'è un giorno dell'anno che dura un secondo in più. E io, sai, nella mia immaginazione penso che la verità sul rapimento di Emanuela sia concentrata in quel secondo che ancora non siamo riusciti a scoprire. È sempre stato il nostro nemico il tempo, cioè io lo odio il tempo. Cioè perché il tempo ovviamente ci sta portando via tutto, ci ha portato via la serenità, la vita, perché se la prende via a morsi, se la porta via in maniera sempre più veloce e vedi sempre che ti rimane, sai, mangiando una mela, pian piano vedi che pian piano si avvicina il torso della mela e sta finendo, no? Perché il tempo è bruttissimo. Alle 8 di sera del 22 giugno io stavo con gli amici sotto il portone di casa. Arriva Federica, mia sorella, che veniva da casa, stava a casa a studiare quel pomeriggio. La prima cosa che mi dice, incontrandomi, sai, mi ha telefonato Emanuela un'oretta fa verso le 7, cercava mamma e papà, e ho detto perché? No, perché c'è stata una persona che le ha offerto un lavoro, distribuire volantini a una sfilata di moda, e per una cifra assurda. Federica, mi ricordo, mi disse all'epoca 350.000 lire, poi la cifra un po' è cambiata nel corso degli anni. Cioè per 350.000 lire distribuire dei volantini ad una sfilata di moda delle sorelle Fontana, volantini dell'Avon. E la mia risposta è stata, proprio pensando all'ingenuità che avevamo anche noi, la prima risposta che ho dato a mia sorella, ho detto: ma tutte queste fortune a me non capitano. Cioè è possibile, gli è capitato sta fortuna e a me non capita mai una cosa del genere, no? E magari alle 8 chissà dove stava Emanuela già. Mio padre era uno che voleva a casa a cena tutti alla stessa ora, alle 8:30 a casa, si mangiava tutti insieme. E quando è ritornata Cristina, che aveva un appuntamento, Cristina la sorella più piccola, che aveva un appuntamento con Emanuela alla fine della lezione di musica dopo le 19, alle 19:20 si dovevano vedere vicino a Castel Sant'Angelo. Torna a casa Cristina sola, senza Emanuela, e mia madre Emanuela dice: no, non è venuto all'appuntamento. Come Emanuela non è venuta all'appuntamento? Perché? Finché ad un certo punto, forse verso le 10 di sera, alle 11, dopo aver chiamato le amiche, la direttrice della scuola di musica, ci eravamo resi conto che era successo qualcosa, no? Io ho sempre l'immagine, la visione di quello che, come posso dire, che naturalmente rimane un'ipotesi perché ci sono soltanto alcuni indizi, no? Però io, se parlo di quel pomeriggio, io mi vedo la scena, io quello che immagino è la scena di Emanuela, che la vedo parlare con questa persona, la BMW, davanti al Senato, perché poi quello
è stato confermato anche da alcuni testimoni, no? Quindi vedo proprio Emanuela con i suoi jeans, la salopet, la maglietta bianca, aveva i jeans con le bretelle sempre di jeans, con lo zainetto di pelle, la vedo parlare con questa persona che fa vedere dei prodotti dell'Avon perché era questa offerta di lavoro, distribuire volantini. Cioè io vedo, immagino Emanuela tornare a scuola agitata e magari pensando a, sempre parlando dell'ingenuità, no? Di questa bella occasione, questa offerta di lavoro, avere un po' dei soldi da parte. E quindi io vedo anche un'Emanuela contenta di questo fatto, e questa persona, lo dice lei al telefono a mia sorella Federica, cioè, tanto questa persona mi ha detto che mi avrebbe aspettato fuori dalla scuola appena uscivo, quindi le ha dato un appuntamento, no? Emanuela in qualche modo aveva un appuntamento con questa persona fuori scuola, perché questa persona le aveva detto: così ti do il materiale da far vedere a casa, i volantini, per far vedere che era una cosa seria. Quindi io immagino Emanuela quando finisce la lezione e non esce in anticipo come si è sempre detto. Poi quello che è successo dopo ha portato a tantissime ipotesi. La mia ipotesi personale, che rimane un'ipotesi perché non è avvalorata da nulla, è che nell'attesa o Emanuela ha rincontrato questa persona e le ha detto: guarda, ho lasciato il materiale nella Basilica di Sant'Apollinare, che è la chiesa, la basilica che fa parte di un unico corpo dove sta anche la scuola di musica. Quindi è una chiesa che Emanuela conosce benissimo, perché per accedere alla chiesa devi entrare nel cortile dove c'è anche la scuola, quindi conoscono molto bene il rettore, no? Perché penso questo? Perché tra le altre cose il rettore della Basilica di Sant'Apollinare, Monsignor Vergari, nella seconda inchiesta fu indagato per concorso in sequestro. E se una magistratura indaga una persona per concorso in sequestro non lo fa così tanto per farlo, perché evidentemente anche loro avevano dei dubbi. Quindi la cosa più semplice qual è? Questa persona incontra Emanuela e dice: guarda, ho lasciato il materiale che ti devo dare, l'ho lasciato qua in parrocchia da Monsignor Vergari. È l'unico posto dove Emanuela sarebbe entrata tranquillamente senza nessun problema, no? E poi da lì la cosa è semplicissima, perché io ci sono stato in quella chiesa e ci sono anche delle uscite sul retro, ci sono un paio di porticine sul retro che danno nei vicoletti dietro, che sono sempre molto isolati, quindi non è una cosa difficilissima. Quando stai là dentro viene narcotizzata, la fai uscire da dietro, la carichi in macchina e finita la storia. La scuola di musica di Emanuela, quindi Sant'Apollinare, secondo me è un punto di riferimento per quello che può essere successo dopo. Qualunque cosa sia successa può partire in qualche modo da lì, e per una serie di motivi. Io ho sempre pensato che dietro la vicenda di Emanuela chi o cosa occultasse la verità fosse quel sistema che lega Stato, Chiesa e criminalità, e sono rappresentati molto bene in quell'ambiente. Sappiamo che nel 2005 arrivò una telefonata alla trasmissione Chi l'ha visto, no? Diceva: se volete sapere cosa è successo a Emanuela andate a vedere chi è sepolto in quella basilica. E in quella basilica c'era sepolto De Pedis, che era considerato il boss della Magliana, però diciamo lui faceva parte più dei Testaccini, che era una parte della Magliana. Era una persona particolare De Pedis. De Pedis, sappiamo benissimo, aveva rapporti con il Vaticano, aveva rapporti con i servizi segreti, spesso dai servizi è stato nascosto negli appartamenti dei servizi segreti. Era una persona che stava in quel mondo di mezzo, diciamo così. Per seppellirlo là dentro, Monsignor Vergari, il rettore della Basilica, indagato poi per concorso in sequestro, chiese l'autorizzazione al vicario di Roma, il cardinal Poletti, che autorizzò quella sepoltura, ma serviva anche l'autorizzazione da parte del Ministero degli Interni, che doveva fornire una sorta di curriculum vitae della persona che ne garantisse le opere di bene fatte in vita per meritare quel tipo di sepoltura. E stiamo parlando di una persona che era a capo di un gruppo di criminali
a Roma per tanti anni, credo 17 anni sia stato l'arco di tempo che è durata la banda della Magliana. All'interno della struttura della scuola di musica di Emanuela aveva l'ufficio Oscar Luigi Scalfaro, poi diventato un mese dopo ministro degli interni e poi presidente della Repubblica. Scalfaro era amico intimo del cardinal Poletti, che aveva autorizzato quella sepoltura, ed entrambi, Scalfaro e Poletti, erano amici di Vergari, poi indagato per concorso in sequestro, e loro spesso stavano dentro quella basilica. E quindi quella sepoltura è una sepoltura molto, come posso dire, amicale. Quindi c'era questo rapporto De Pedis, Scalfaro, Poletti, Monsignor Vergari. Per questo io parlo di un sistema che lega Stato, Chiesa e criminalità e che ha occultato in qualche modo quello che è successo, perché io sono convinto che De Pedis ha avuto un ruolo di manovalanza in questo rapimento. All'inizio di questa storia, di questa bruttissima storia, il 22 giugno, i nostri punti di riferimento positivi erano Giovanni Paolo II, i cardinali, il Vaticano. Quando il Papa ha parlato di Emanuele, ha fatto un appello ed è cambiato tutto, perché un appello del Papa durante l'Angelus va in contemporanea in tutto il mondo. Quindi tutto il mondo in quel momento ha saputo che una cittadina vaticana era stata presa da qualcuno, perché il Papa ha fatto riferimento a dei responsabili, quindi ad un rapimento, perché poi negli anni a venire lessi nel bollettino della Santa Sede, che esce prima che il Papa faccia l'appello, c'è una scaletta dell'Angelus, no? A un certo punto ci sono i saluti che il Papa farà alle persone in piazza, alle persone intervenute, e poi a un certo punto nel bollettino c'è scritto oggetto sequestro di persona. Il Papa si rivolgerà ai responsabili riguardo al caso di Emanuele Orlandi, rivolgendo anche una preghiera alla famiglia, eccetera. Quindi sono loro i primi a parlare di sequestro. 2 giorni dopo arriva la prima telefonata dei presunti rapitori, e lì cambia proprio cambia tutto per noi, perché questi rapitori dicono di avere in mano Emanuela e chiedono per la libertà di Emanuela la libertà dell'attentatore del Papa di 2 anni prima, Mehmet Ali Agca. Per noi davamo la massima fiducia a quello che stava facendo al Papa, perché io ti ripeto, una parola del Papa era la verità. Però da lì, dopo negli anni abbiamo capito che già c'era l'omertà da parte del Vaticano, perché se la prima telefonata ufficiale per i media è arrivata il 5 luglio, la prima telefonata dei presunti rapitori, in realtà solo pochi anni fa abbiamo saputo che la prima telefonata è arrivata il 22 giugno tra le 8 e le 9 di sera, quando mia sorella Federica mi diceva: sai, Emanuele le hanno offerto questo lavoro, e mentre io dicevo che fortuna, solo a lei capitano, è arrivata la prima telefonata alla sala stampa vaticana, cercavano il segretario di Stato, dove annunciavano che Emanuele era stata presa. È partita da lì, cosa che il Vaticano non ha mai detto, non ci ha mai detto. Quindi quell'appello del Papa, era chiaro che loro da quel 22 giugno al 3 luglio hanno organizzato quello che avrebbe dovuto essere il loro atteggiamento. Il Papa è venuto a casa nostra 6 mesi dopo. Per noi era importante perché ci veniva a parlare di Emanuele, ovviamente. È venuto 3 giorni prima di andare poi da lì a Acciaia in carcere, e lui ci dice questa cosa, questa frase: esiste il terrorismo nazionale e il terrorismo internazionale. Quello di Emanuele purtroppo è un caso di terrorismo internazionale, ma io sto facendo quanto è umanamente possibile per arrivare ad una soluzione positiva. Quindi Papa che dice questa cosa, per noi il Papa sta lavorando e il Papa ci riporterà Emanuele a casa. E però il Vaticano, la cosa che mi colpiva, viene rapita una cittadina vaticana
E tu sei così indifferente? Non fai assolutamente nulla? Respingi le rogatorie addirittura. Cioè l'Italia mandavano rogatorie internazionali in Vaticano per ascoltare alcuni prelati e loro le respingevano. Non hanno voluto dire mai una parola e hanno sempre solo detto noi non sappiamo niente, non abbiamo documenti, è successo sul suolo italiano, se ne deve occupare lo Stato italiano. Punto. E quindi è normale che a un certo punto i pensieri cominciano a venire, no? In Vaticano, e ne sono convinto tuttora, ci sono delle responsabilità legate a quello che è successo a Emanuela. E una frase che disse mio padre prima di morire, poco tempo prima, per me vale come prova di una responsabilità all'interno del Vaticano. Disse: sono stato tradito da chi ho servito. Per me, che lo conoscevo, una frase del genere è una prova del fatto che all'interno del Vaticano ci sono state delle responsabilità su quello che è successo. Questo ne sono sicuro al 100%. Nec sinet nec tecum vivere possum animi due animus unus nec sinet nec tecum vivere possum. Emanuela è stata vista e seguita in ogni angolo del mondo veramente, e quindi ogni volta noi ci illudevamo e ci disilludevamo. La peggiore è stata in assoluto nel 93, 10 anni dopo la scomparsa di Emanuela, quando nel 93 ci fanno vedere delle foto di una ragazza all'interno di un convento di clausura, che per noi familiari quella era Emanuela, anche se era lontano, pensando ad una Emanuela 10 anni più grande, quindi non più 15 anni ma 25 anni. Quindi vediamo questa situazione come la fine di questa brutta storia. Cioè noi andavamo a prendere Emanuela, non andare a verificare se Emanuela fosse veramente quella ragazza del convento in Lussemburgo. E se noi potevamo essere suggestionati come famiglia, c'erano i magistrati, c'era il capo della mobile all'epoca, erano tutti convinti di questo fatto. Cioè dovevamo andare a prendere Emanuela, quindi si erano convinti loro per noi, che poi negli anni ho ripensato, Dio, se c'era questo dubbio bastava che andasse qualcuno, facevano un esame del DNA, del sangue, si verificava. Dice, perché questa necessità di portare una madre da Roma per fargli vedere questa ragazza e dire questa è Emanuela? Arrivati lì in Lussemburgo, noi ci siamo cercati il nostro albergo, abbiamo trovato un albergo vicino all'aeroporto, una spesa enorme, mi ricordo all'epoca, mi ricordo questa cosa, queste 2 camere, 900.000 lire, quindi quasi tutto quello che si era portato mio padre. Loro se ne sono andati nel loro albergo prenotato già con i soldi dello Stato italiano, quindi ci hanno tutto pagato, tranquillo. Pensavo soltanto, quando rivedo adesso Emanuela, sono passati 10 anni, dico, che le dico? Cioè, di che parliamo? Mi riconoscerà, sarà cambiata, cioè i miei pensieri erano quelli, non erano sarà o non sarà lei. Io avevo fatto un regalo da Roma, mi ero portato un regalo che avevo preso, mi sembra a Borgo Pio, che era un negozio di oggetti turistici, due pinguini con la polvere di marmo, no? Sai, quelli fatti con la polvere di marmo, uno piccolo e uno grande, che si abbracciano. La prima cosa che ho trovato, mi piacevano perché l'ho visto in quel momento, lì ho visto io Emanuela e quindi gli volevo dare questo regalo. Ci hanno portato la mattina in questura, mentre facevano le varie polizie locali, la polizia italiana, l'Interpol, su una grande lavagna, come circondare questo convento, come entrare, fare questo blitz per prendere questa ragazza, perché non sapeva niente nessuno là. Praticamente hanno fatto un blitz all'interno di un convento. Noi stiamo in una stanza e portano via mia madre, no? Per portarla da questa ragazza. E io mi ricordo esattamente che stavo in questa stanza, c'era davanti a me il capo della mobile, si chiama Cavaliere, che stavo ascoltato di recente anche nella commissione parlamentare, no? Che tra l'altro in commissione parlamentare ha negato, ha detto no, io non ho mai creduto a quella pista, sapevo che non era possibile. Invece quel giorno lui stava davanti a me,
seduto, prende il telefono e chiama a Roma, non mi ricordo quale giornalista, per dirgli: preparatevi che stiamo tornando con Emanuela. Quando mia madre si è affacciata da quella porta, lì c'è bastato uno sguardo per capire che bisognava ricominciare tutto da capo, che quella non era Emanuela. Da quella gioia enorme, quella telefonata fatta 2 secondi prima, stiamo arrivando con Emanuela, mia madre che entra, che poi l'hanno fatto abbracciare questa ragazza. Cioè, sembra assurdo, sono passati 42 anni, no? Però ogni volta che penso a questa cosa, per quello che ti dicevo prima, che io... Scusa un attimo. Che io vedo sempre queste scene, me le rivedo davanti, quindi rivedo la scena, rivedo quel momento, ripercepisco l'emozione di quel momento, e quindi sembra assurdo dopo 42 anni, però mi riviene quello stesso stato d'animo che non ho provato, forse perché in quel momento non ci ho avuto neanche la forza di piangere, no? Per mia madre, e quindi tutto quel dolore me lo sono trattenuto dentro, no? Aspetta. E ogni volta che ci ripenso, ogni volta che parlo di questa cosa, è come se mi esplodesse quella rabbia di quel giorno, no? E non mi trattengo, cioè cerco di trattenermi e non ci riesco, non so perché. Anche adesso io ripenso alla cattiveria che c'è stata da parte di qualcuno, perché in quel momento, mentre noi partivamo per andare a prendere Emanuela, c'era qualcuno, magari anche molto vicino a noi, una di quelle persone che mio padre ha sempre servito, no? Che magari era a conoscenza di tutto, sapeva benissimo che Emanuela non stava là, perché sapeva benissimo quello che era successo e magari dove stava Emanuela. Eppure hanno lasciato che questa madre si illudesse così tanto di andare a riabbracciare Emanuela e non hanno fatto niente per impedire questo ennesimo dolore. Cioè l'hanno rapita, se è morta l'hanno uccisa per la seconda volta Emanuela, in quella situazione. Se ne sono tutti fregati di quello che poteva provare una famiglia e poteva provare una madre in questa illusione. E quando dico che c'è da parte di qualcuno di loro anche la cattiveria, e io percepisco anche il sadismo, perché parliamoci chiaro, quando tu, non dico riferito a me, ma quando tu pensi a questa madre e sai che la mandi a prendersi quel dolore enorme, c'è sadismo, perché tu sai che quella persona soffrirà ancora di più. E questo non posso aspettarmelo da persone che si reputano dei cristiani. Io l'ho sempre detto, io sono convinto che loro sono a conoscenza di quello che è successo. Una ragazzina, anche se cittadina vaticana, non poteva essere lei sola l'oggetto di un ricatto così forte da andare a ricattare lo Stato più potente e influente al mondo e il capo di Stato più potente e influente al mondo. Quindi l'oggetto del ricatto non è solo Emanuela, secondo il mio pensiero, quello che penso io, è che l'oggetto del ricatto sia più forte e che l'oggetto del ricatto coinvolge quelle persone che sono ricattate. Emanuela potrebbe essere stata coinvolta in una situazione tale da creare un oggetto del ricatto molto forte. E qua si può parlare, quando si accenna alla pista della pedofilia, la pista sessuale, no? Se tu sai che ci stanno determinate persone che fanno cose poco cristiane, diciamo così, e vuoi ricattarle, e documenti quello che accade, e poi vai da quella persona. Cioè il Vaticano è uscito da qualunque tipo di situazione a livello geopolitico, è sempre uscito bene, è riuscito a uscire da qualunque scandalo, e non riescono a uscire dalla scomparsa di una ragazzina. Non è possibile, io non ci credo. Quindi c'è qualcosa di molto pesante dietro questa vicenda. Quando parlano, per esempio, si parla della pista della pedofilia, si mette Emanuela sempre in una posizione non di vittima, di un alto prelato, no? Non si dice Emanuela è stata eventualmente abusata da quella persona o dall'altra persona,
No, tutto può nascere da una relazione tra Emanuela e l'altra persona. A me questa parola relazione mi fa imbestialire veramente, perché tu relazione vuol dire che dici che quella ragazzina di 15 anni era, oltre ad essere responsabile, era, come dire, accettava questo tipo di relazione, quasi a giustificare l'altra persona. Da quando ho conosciuto Patrizia, mia moglie, io quei giorni quando l'ho incontrata la prima volta stavo messo malissimo, l'ho incontrata dove lavorava nello stesso ufficio mio e stavo malissimo, pensavo che la mia vita sarebbe stata solo in discesa e io quando ho visto Patrizia lì ho capito, mi è bastato uno sguardo, io ancora ho davanti questa immagine che passa davanti, che si gira quasi a rallentatore e mi guarda, cioè sembra un'immagine così, no? Con quel sorriso enorme, i denti bianchissimi, con gli occhi verdi e è bastato un attimo, quando dice il colpo di fulmine, no? Cioè è bastato un attimo che ho capito che la vita invece poteva ricominciare a essere pure bella, cioè bastava proprio una frazione di secondo e così è stato, perché poi con Patrizia, con i figli che sono nati, sono loro che mi hanno aiutato a mantenere quell'equilibrio che ho adesso e sono loro che mi hanno dato quella parte di serenità che penso di avere, perché me la danno loro, me la danno continuamente, me l'hanno dato perché loro non si sono mai sentiti distaccati da questa storia, nel senso che loro hanno considerato sempre zia Emanuela, la zia da quando erano piccoli, ripeto, quando la vedono in televisione, papà c'è zia in televisione, cioè l'hanno vista sempre come una delle altre zie, come zia Natalina, zia Federica, zia Cristina e zia Emanuela, soltanto che non la vedono, sta da un'altra parte, non hanno la presenza di Emanuela. E questo a me mi ha aiutato tantissimo, mi ha fatto sembrare tutto molto naturale. Cioè questo problema che mi potevo creare con i figli che crescono e questo dramma, come riuscire a dare un equilibrio a entrambe le cose, loro mi hanno aiutato a dare questo equilibrio, cioè che era tutta una cosa naturale. È tutta una cosa naturale questa qua, che stiamo cercando, io, mia sorella e loro la zia. Come dire, questo peso è condiviso in maniera positiva da loro, no? Nel senso che il fatto che è giusto quello che stai facendo, è giusto mettere in primo piano la giustizia, la verità e il fatto che siamo riusciti a crescere dei figli, sono 6. Non avrei potuto pensare di avere figli migliori, lo ammetto. Sai, è vero, uno dice, come si dice, ogni scarafone è bello a mamma sua, no? Però loro sono proprio così e non potevo chiedere di meglio. Cioè forse questo è stato il più grande aiuto e la cosa più bella ovviamente che è successa da quel 22 giugno. Come immagini oggi Emanuela? Se non le fosse successo tutto questo, come sarebbe diventata? Quello che voleva diventare lei, una musicista, sarebbe finita su tutti i giornali come una grande musicista, quello che diceva sempre, no? Che sembra assurda questa cosa. E ripenso anche a quegli ultimi giorni di Emanuela, no? Penso a questa ragazzina di 15 anni e che si era presa forse un po' una cotta per un ragazzo, Alberto Laurenti, che studiava musica insieme a lei, no? E da quanto mi dissero poi le persone vicine che era quasi una cosa reciproca, no? Però era diverso da adesso, nel senso c'è meno riservatezza se uno gli piace una persona, no? Invece all'epoca c'era questa paura, questa riservatezza e come mi ha detto anche lui, Alberto Laurenti, che non c'è stato mai incontro, non si sono mai parlate, cioè al massimo un ciao quando si incontravano e si incrociavano, però ognuno aveva una cotta per l'altra, no? E si confidavano, lei con quelle amiche, lui con gli amici. E la cosa strana, io quante volte ho detto, Dio, se fossero fidanzati magari quel giorno non stava pensando a questo lavoro, magari stava con lui, non sarebbe successa questa cosa. E la cosa assurda, sai qual è stata? Del perché lui non ci ha mai provato con Emanuela, non si è mai avvicinato, non si è mai proposto, come dire, no? Perché aveva rinunciato, perché lui vedeva sempre che c'era un ragazzo che lo andava a prendere con la moto, no? E tutti dicevano sicuramente è fidanzata, va sempre via con questa moto, no? Tant'è vero che all'inizio furono fatte le indagini su questo personaggio che lo andava a prendere con la moto e dopo non so quanto tempo arrivarono a capire che quel personaggio ero io, no? Che io lo andavo a prendere certe volte. Quindi quando
io penso a questo fatto, sai, uno ripensa sempre al passato, come quando ripenso che Emanuela mi chiese di accompagnarla a scuola, no? Io non la accompagnai perché avevo altri impegni, e quante volte ho ripensato a quel giorno, se l'avessi accompagnata magari non avrebbe incontrato questo tizio. E quante volte ripenso pure a questo fatto, se non lo accompagnavo a scuola magari quell'Alberto Laurenti magari avrebbe fatto un passo avanti e magari si fidanzavano. Invece questo fatto io lo andavo a prendere e gli ha fatto fare un passo indietro perché lui pensava che Emanuela già c'era un altro ragazzo. Poi certo, poi mi dicono giustamente che quando cercano di consolarmi, diciamo così, dicono, ma guarda, sarebbe magari successo il giorno dopo. Magari ci hanno provato qualche tempo prima, tu l'hai accompagnata e ci hanno rinunciato. Però io mi ripeto sempre, non sarebbe successo quel giorno. Quel giorno se lo accompagnavo non sarebbe successo, perché lo accompagnavo davanti a scuola e lei entrava dentro. Non avrebbe incontrato quello che lavano. È vero che forse magari ci hanno provato 2 giorni prima, era andata a monte perché l'avevo accompagnata. Però quel giorno non sarebbe successo e quel giorno credo che fosse l'ultimo giorno dei prove generali. Quindi non credo che Emanuele sarebbe ritornato a scuola perché avevano pochi giorni dopo il saggio di fine anno. Quando mi si domanda per te è ancora viva? Io ho sempre detto, io finché non troverò i resti, per me sarà un dovere cercarla viva. Io non ho mai, io e le mie sorelle in casa non abbiamo mai accettato, nonostante ci fosse chiesto, accettato di fare dichiarazione di morte presunta. Quindi Emanuela in questo momento è iscritta all'Anagrafe Vaticana come vivente. Mi hanno messa qui. Se la verità esce da loro, la gente alla fine perdonerà, per quanto brutta possa essere. I fedeli, che ce ne sono tanti nel mondo, no? Perdoneranno questa cosa. La cosa diversa è se loro fino alla fine mantengono nascosta la verità esce da noi perché prima o poi uscirà la verità. E allora non lo so quello che può succedere. Mi hanno messa qui. Sono una barca in mezzo al bosco. Qui non c'è spazio per aprire le vele senza rischiare uno strappo. Sono nata a cavallo di un'onda per non fermarmi su un'unica sponda, protetta da un mantello di quercia per galleggiare quando anche il cielo sprofonda. Mi hanno messa qui. Sono una barca all'ombra del bosco e aspetterò la notte per vedere tra le foglie la luce di quel faro che mi aspetta. Sono qui, sono nata a cavallo di un'onda per non fermarmi su un'unica sponda.
Sono